Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis Crochet. Io sono Simona ed oggi realizzeremo insieme una borsa all'uncinetto facile e velocissima, un modello ispirata alla celebre dust bag di Bottega Veneta che da qualche periodo a questa parte sta spopolando sui social. È una borsa pratica, comoda e capiente anche perché io ho scelto di realizzare la versione media che misura 32 cm x 23 con una bella profondità da 4 cm. Insomma, l'ideale per tutti i giorni. È un progetto molto adatto anche ai principianti, a chi vuole realizzare una borsa per la prima volta. Invece chi ha più manualità, proprio come me con l'uncinetto, può realizzarla in 3 ore ed è il tempo che ho impiegato io per realizzarla. Ho voluto rivisitare questo modello in una versione più semplice e accessibile, in modo che tutti possano realizzarla con ciò che ha a disposizione. Infatti puoi realizzarla in fettuccia, in cordino, in cotone, in lana, misto lana. In questi ultimi due casi, magari se il filato è troppo sottile, lavoralo a 2 capi. Per realizzare la mia dust bag all'uncinetto ho impiegato all'incirca 230 grammi di filato, uncinetto di lavorazione 5,5, 2 laccetti da 1 metro ciascuno di fettuccia e qualche perlina in legno per impreziosirla. Ovviamente è completa anche di targhetta personalizzata, nonché la mia firma, e volendo la si può foderare. È un passaggio che non vi mostrerò in questo tutorial, però se vuoi te lo posso mostrare in un prossimo tutorial. Ti aspetto giù nei commenti, fammi sapere. Questo è un tipico modello da indossare a mano, proprio come una classica clutch bag con la chiusura a molla. Però se vuoi puoi personalizzarla e aggiungere una tracolla, che può essere o una catena oppure puoi farla all'uncinetto. Qui sul canale trovi una playlist dedicata alle tracolle all'uncinetto da cui prendere ispirazione. Spero che la mia versione super facile e veloce, accessibile a tutti, vi piaccia. Vi aspetto giù nei commenti e mi raccomando, se non vuoi perderti i prossimi contenuti, iscriviti al canale e attiva la campanellina e supporta il canale con un bel pollice all'insù e aggiungendo hype. A questo punto ti riporto direttamente al tutorial di oggi. Sigla! Avviamo esattamente 32 cm di catenelle che nel mio caso, col filato che sto utilizzando, l'uncinetto 5,5, equivalgono a 31 catenelle. Trentunesima catenella, quindi sono arrivata a 32 cm, aggiungo un'ulteriore catenella per ritornare indietro a punto basso a partire dalla seconda maglia. Piuttosto che inserirmi in questa asola, vado a lavorare il mio punto basso nella maglia che ho dietro e così farò per tutte le altre maglie che ci sono dietro. Lavorerò un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 31 punti bassi. Ventinove, 30, 31esimo punto basso. Terminata la prima riga a punto basso, facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e nel primo punto basso vado a lavorare subito un punto basso. Ripeterò lo stesso lavoro per tutti i punti che ho al di sotto, un punto basso in ciascun punto sottostante. Nel frattempo mi sto anche lavorando fin da subito la coda iniziale, così evito di farlo in un secondo momento col filo e l'ago. Trenta, 31. Terminata la seconda riga, si procede con la riga numero 3, catenella, giriamo il nostro lavoro e ripetiamo quello che abbiamo fatto fino ad ora. Un punto basso in ciascun punto sottostante.
Continueremo in questo modo per questa riga e per tutte le righe successive. Dobbiamo realizzare un pannello rettangolare da 32 cm per 46 cm di altezza. Bene amiche ed amici, ho lavorato in totale 46 giri raggiungendo così 46 cm come vi avevo detto prima. Piego il mio pannello in due esattamente in questo modo e continuo il mio lavoro con il filato agganciato. Quindi vado direttamente nel primo punto basso che mi ritrovo sull'altro pannello dietro. E intanto continuo a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante nei primi 31 punti bassi che ho sul pannello dietro. Quindi dalla lavorazione a pannello stiamo passando automaticamente ad una lavorazione in tondo. Penultimo punto, ultimo punto basso nell'ultimo punto. Da qui, proprio come abbiamo fatto prima, passiamo direttamente al pannello davanti. Entro direttamente nel primo punto basso e lavoro semplicemente un punto basso. Anche qui vado a lavorare i miei 31 punti. Questo è il primo, 2, 3, 4, 5, 30, 31. Bene, ho terminato il giro, questo è il risultato che dobbiamo ottenere al momento. Continuiamo con l'ultimissimo giro di rifinitura. Direttamente da qui andiamo al punto successivo e lavoriamo un punto bassissimo. Punto successivo, un secondo punto bassissimo, terzo punto, un punto bassissimo. E anche in questo caso continueremo in questo modo. Ultimo punto bassissimo su questo pannello. Adesso passiamo dall'altra parte e continuiamo a punto bassissimo finché non terminiamo tutto il giro. Penultimo punto bassissimo, ultimo punto bassissimo. Adesso prendo un po' di filo, lo taglio, mi aiuto con un ago e vado a chiudere in maniera invisibile. Piuttosto che entrare nel primo punto bassissimo, entro nel secondo. Stringo, vado al centro dell'ultimo punto bassissimo e chiudo. Possiamo andare a fare un nodo all'interno e disperdere il filo in eccesso all'interno della nostra borsa. Bene, adesso capovolgiamo la nostra borsa, la portiamo sul rovescio. Punto l'uncinetto nella penultima riga del mio pannello rettangolare. Questa primissima riga riguarda l'ultima fatta in tondo ed entro anche nella riga che le corrisponde. Prendo di nuovo il mio filo, vado a fare un cappio per comodità e lo faccio passare attraverso queste due righe. Intanto blocco con una catenella, passo alla riga successiva e a quella successiva che le corrisponde. Abbiamo un totale di 46 righe, numero pari, quindi ogni riga di un pannello corrisponde automaticamente alla riga del pannello dietro, che alla fine è lo stesso pannello, un unico pannello piegato in due. Prendo il mio filato e chiudo a punto basso. Riga successiva, mi lavoro anche la coda dietro, prendo il mio filato e chiudo a punto basso. Riga successiva, ripeto lo stesso lavoro.
Sono quasi alla fine della mia cucitura, mi mancano soltanto 1, 2, 3 righe da andare a lavorare, quindi entro nella terzultima e chiudo, entro nella penultima, chiudo ed entro nell'ultima riga e ultima riga esattamente dall'altra parte, ultimo punto bassissimo. Possiamo fare una catenella di sicurezza, staccare un po' di filo e con l'aiuto di un ago lo andiamo a nascondere fin da subito. Bene, adesso dobbiamo ripetere lo stesso lavoro dall'altra parte, quindi giriamo il nostro lavoro e ripetiamo tutto quello che vi ho mostrato prima. Una volta eseguite le 2 cuciture direttamente con l'uncinetto stesso a punto basso, possiamo riportare sul dritto il nostro lavoro, quindi lo capovolgiamo. Questo sarà il risultato della cucitura esterna, non si vede assolutamente nulla e abbiamo conferito alla nostra bag un po' di profondità che non guasta mai nelle borse. La profondità è molto importante per garantire alla borsa stessa praticità e capienza. E questo qui sarebbe il risultato parziale, ma ancora non abbiamo finito, manca giusto qualche cosa. Intanto sicuramente manca la fodera. Io qui avrei uno scampolo da utilizzare, quindi questa colorazione che si abbina perfettamente alla tonalità di filato scelto, però posso benissimo saltare questo step adesso e farlo in un secondo momento a borsa finita, così vi mostro che comunque è possibile foderare una borsa anche dopo che l'hai realizzata. Fammi sapere nei commenti se ti va di vedere questo passaggio in un prossimo tutorial o anche in uno shorts. Bene amiche ed amici, dunque avevo fatto delle prove, infatti nella clip precedente avevate visto che avevo realizzato una lunga catenella da 1 metro per andare a realizzare la chiusura della mia borsa, ma non mi piaceva molto l'effetto, la catenella era un po' scomoda e non mi piaceva nemmeno il tono su tono, quindi ho optato per un'altra soluzione. Ho preso semplicemente della fettuccia, credo che tutti abbiamo a casa della fettuccia, e sono andata a realizzarmi i miei laccetti. Dunque già un laccetto l'ho applicato, non lo toglierò per farvi vedere perché adesso vi mostrerò con il secondo laccetto cosa andare a fare. Intanto occorrerà 1 metro di fettuccia da mettere a 2 in questo modo. Uno lo applichiamo su un lato, mentre il secondo lo applichiamo sulla parte opposta, seguendo la stessa sequenza di punti che abbiamo adottato per il primo laccetto. Per prima cosa bisogna inserirsi al centro del primo lato, quindi come riferimento prendo la cucitura, poi salto 3 punti e passo attraverso questi punti, così. Non vi preoccupate, poi alla fine andremo a pareggiare il tutto e perché no, potremmo applicare anche qualche perlina per decorare. Quindi io seguo ovviamente il primo laccetto inserito, saltiamo 3 punti, ci inseriamo 3 punti e facciamo passare la fettuccia. 3 punti, ci inseriamo e passiamo attraverso gli altri 3 punti. Quindi dall'esterno verso l'interno e procediamo così per tutto il giro. Quando arriviamo a questo punto entriamo e sbuchiamo fuori direttamente dall'altra parte, saltando la seconda zona laterale. Quindi entriamo direttamente così, guardate, non potete sbagliarvi. E procedete sulla parte dietro. 1, 2, fate passare la fettuccia, 1, 2, fate passare la fettuccia. Io in ogni caso vi consiglio di utilizzare la fettuccia un filato bello elastico, perché adesso vedrete il risultato. Poi tra l'altro questa tonalità ci sta davvero molto molto bene, mi piace tanto. Sono al termine, quindi sbuco fuori esattamente dalle estremità iniziali. Ok, se avete fatto un ottimo lavoro, questo dovrà essere il risultato. Una volta che andate a tirare le 2 estremità, la vostra borsa si chiuderà automaticamente. Apriamola e andiamo a sistemare ovviamente la fettuccia in eccesso. Ho pensato di impreziosire i miei laccetti con delle perline in legno. Mi piace tanto l'abbinamento. Devo inserire soltanto l'ultima perlina, mi aiuto sempre con un ago. Per fortuna queste perle hanno il foro abbastanza grande da far passare anche l'ago bello grosso, quindi faccio un bel nodino così per non far scappare via la perlina in legno, stringo bene, taglio via l'eccesso e voilà.
E voilà, amiche ed amici, adesso sì che la mia borsa è completa anche di targhetta personalizzata. Che dire, favolosa, mi piace tanto. È molto molto semplice, facile e veloce da realizzare, ma è davvero un bijou. Mi piace tantissimo. Ovviamente questo è un modello da portare a mano, proprio come una clutch bag con la chiusura a molla. Però se non amate indossare le vostre borse a mano, potete sempre aggiungere una tracolla, quindi 2 moschettoni a ventaglio, una catena, la lunghezza è personale, io solitamente uso una lunghezza che va dai 50 ai 60 cm, per me è l'ideale, per cui farei passare il moschettone attraverso la lavorazione. Guardate, già la bag assume tutto un altro aspetto, rimane sempre e comunque molto molto bella, non c'è pericolo che si slabbri questa zona qui perché abbiamo il rinforzo della cucitura appunto basso, quindi davvero potete stare tranquille. Se invece non amate la catena perché magari vi dà fastidio sulla spalla, oltre ad aggiungere un salvaspalla all'uncinetto, potreste realizzare la vostra tracolla direttamente all'uncinetto. Qui avete 3 scelte, ma qui sul canale nella playlist dedicata trovate altre tracolle all'uncinetto da cui prendere inspo. Abbiamo fatto un pannello da 32 cm e quindi siamo a 32 cm, sì, con una profondità da 4 cm che non guasta, altezza invece 26 cm. Ve l'ho detto, non è affatto una bag piccola, è un progetto che comunque vi consiglio di realizzare, è anche una borsa molto in trend in questo periodo, molto facile, veloce, pochi accessori che tutti abbiamo a casa, non occorre chissà che cosa, basta utilizzare il filato che più amiamo, che abbiamo a disposizione ed il gioco è fatto. Bene amiche ed amici, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial, avete visto, è stato super facile e veloce, chiunque può realizzarla e con qualsiasi materiale. Vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, mi raccomando, se questo contenuto ti è piaciuto e ti è stato utile, supportalo con un bel pollice all'insù e mettendo hype. Iscriviti al canale per non perderti i prossimi tutorial, i prossimi contenuti interessanti e dai un'occhiata al mio shop online momiscrochet.it. Ti do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre ti consiglio di non perdere. Un bacino a tutti!